Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa bellissima carta delle stelle. Che cosa ci porta? Ci porta una bella carica di speranza e di rinnovamento, anche magari ottimismo per un nuovo obiettivo o magari può essere anche un obiettivo che avevate precedentemente e quindi ecco che arriva maggior ispirazione, maggior volontà e addirittura potrebbe essere anche un evento che va a scatenare questa bellissima energia di proiettare i vostri sogni verso il futuro, verso la realizzazione. Quando salta fuori questa carta io consiglio sempre di incominciare a gettare dei semini per quei nuovi sogni e desideri da realizzare. Se si tratta di un qualcosa già in corso d'opera, probabilmente la stella ci sta dicendo di continuare ad insistere, a raccogliere quelle buone energie perché siete nel percorso giusto e la realizzazione è più vicina di quello che pensate. Troviamo anche la carta della dama, questa può riferirsi sia a voi, soprattutto se siete donna, altrimenti può essere anche un'energia di qualcun altro. Che cosa ci dice la dama? Di prenderci cura di noi stessi, delle cose più importanti, di metterci in ascolto, di utilizzare le nostre migliori capacità, la sensibilità, la comprensione, anche l'adattabilità. E poi di attivare sì un ascolto che sia paziente, che sia costante. Come vedete abbiamo tante indicazioni che possono far riferimento, come vi dicevo, a sogni, a obiettivi, a cose che volete realizzare. In realtà potrebbe essere anche una bella settimana di riposo, di tranquillità, di serenità, di ritrovare e ricaricare un po' le vostre energie. Magari c'è opportunità di, come dicevo, di concentrarsi su alcune cose più importanti, di ritrovare speranza, pazienza e costanza da poter mettere poi nelle varie situazioni. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesce, troviamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Andiamo a vedere, allora questa è voluta saltare fuori, diciamo l'accettiamo, poi troviamo l'orchidea. Per le coppie, anche per le relazioni più importanti, troviamo delle emozioni che possono essere molto molto forti. Su alcune cose possono fare riferimento a quello che vi dicevo proprio di ispirazione, di coinvolgimento, di propositi che volete realizzare sia per voi stessi sia ovviamente anche insieme a qualcuno, alla persona amata, perché no anche la famiglia. Quindi siccome c'è questo forte fermento si vede che avete la necessità, insomma, l'esigenza di cercare sia conforto, sostegno e anche diciamo, possibilità da mettere in moto. Direi di fare attenzione come si vede da queste carte e come vi stavo dicendo le emozioni possono essere veramente fortissime nel bene o nel male,
quindi è facile poter passare da un eccesso a un altro, quindi da tanta gioia a tanta rabbia e frustrazione, forse neanche per un motivo specifico, o forse ci sono, ma questo lo capirete voi. Bisogna portare un po' di equilibrio, trovare, come abbiamo visto, il vostro centro, probabilmente ci riuscirete. Qualcosa potrebbe essere fugace, nel senso che se sentite l'esigenza e il desiderio di fare qualcosa di diverso dal solito, perché non farlo? Questo vale anche per i single. Potrebbe esserci un nuovo coinvolgimento, un'avventura, un qualcosa di particolare, fuori dalle regole, dalle solite cose. Ovviamente, come vediamo, tante cose sono portate verso la fisicità, verso anche l'avventura, una passione che può essere passeggera, fugace, ma questo dipende sempre da quello che state vivendo. Se lo desiderate, queste sono le possibilità, altrimenti magari c'è un qualcosa che vi muove, vi accende verso nuove situazioni, e poi magari si possono anche sviluppare in modo diverso nel tempo. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo questa bellissima carta di omaggio di preziosi. È sempre bella perché in qualche modo porta notizie, anche doni, opportunità, qualcosa di vantaggioso, ci parla anche di ostacoli e problemi che vengono superati, e soprattutto di buona gestione del nostro lavoro, delle nostre energie, delle stesse capacità. Come vediamo, e come vi dicevo sin dall'inizio, bisogna fare attenzione alla dispersione di energia. Bella la carta anche dei deliranti per certi aspetti, e cioè se riusciamo a incanalare quell'energia con prudenza, con pazienza, perché se salta fuori qualcosa che potrebbe essere molto bello, molto entusiasmante, allora cercare di capire come gestire. Ricordo che è una carta che purtroppo porta anche confusione o distrazione, incoerenza, voler cogliere un'avventura, una trasgressione, che ovviamente meglio rimanere con i piedi per terra, nel senso un'opportunità, un'offerta, un invito, magari una promessa, un qualcosa da parte di qualcuno che potrebbe essere interessante, però occhio, effettivamente è meglio cercare di fermarsi un attimino, portare un po' di tranquillità e di lucidità e cercare di capire se è il caso di lasciare andare, o di rivedere un po' alcune cose, perché effettivamente ci potrebbe essere anche un supporto, un sostegno, un aiuto, una possibile collaborazione, la risoluzione di un problema che magari vi appesantisce, vi preoccupa da tanto tempo a livello di finanze, o di lavoro o di altre situazioni, sempre che hanno a che fare con il denaro. Quindi ci sono questi nuovi sviluppi un po' per tutti quanti, però diciamo occhio e attenzione sia alle proposte e sia anche alle stesse energie, che possono essere molto forti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!